Ciao a tutti, eccoci a parlare della propria collezione Nightwish. Vi mostrerò i miei CD partendo da Angel Fall First, Oceanborn, Wishmaster, Century Child, Once, poi l'era di Annette con Dark Passion Play, Imaginarium e l'ultimo arrivato Endless Form Most Beautiful. Ciao ragazzi, visto che ho tantissime cose dei Nightwish da farvi vedere, ho cercato di fare una piccola cernita in modo da velocizzarmi. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è una foto autografata di Taria, che non ho avuto l'occasione di incontrarla purtroppo, ma me l'hanno portata delle mie amiche e le ringrazio tantissimo. Uno dei miei primi CD è stato Wishmaster, che è uno dei miei preferiti adesso dopo Endless From Most Beautiful. Edizione Golden Award, tedesca purtroppo, non italiana. Cercherò di fare una veloce carrellata su tutto quello che ho targato Nightwish, che sono i biglietti dei concerti ai quali ho partecipato: Milano, Roma, Mantova e l'Unipolarina di Bologna, dove sono usciti dopo un'ora al concerto. Eravamo praticamente assiderati, ci hanno fatto carinissimi comunque gli autografi. Il plettro di Marco, e perché praticamente chiacchierando lui ha scoperto che suona la chitarra e quindi mi ha regalato il plettro. E un'altra cosa è sempre il primissimo plettro che ho utilizzato quando ho iniziato a suonare la chitarra, che mi ha autografato Kai. Un plettro autografato da un batterista, lo so, però vabbè, alla fine mi ha dato una mia amica che era il meet and greet, quindi l'ho fatto autografare da chi riusciva. E oggi dovrei parlare teoricamente della mia collezione a tema Nightwish, e dovrei cominciare dal mio errore madornale di aver buttato quindi la mia bandiera di Seven Days to the Wolves, perché mi era stata regalata dal mio ex e ovviamente quando abbiamo rotto io in un impeto di rabbia l'ho presa e l'ho buttata. Però ho altre cose, quindi se vi interessa potete guardare. Ciao a tutti, Ciao! vi mostriamo la nostra collezione partendo dall'ultimo acquisto, il vinile di Endless, stupendo. Poi dopo andiamo avanti con Imaginarium. Poi cosa abbiamo? Abbiamo Wishmaster, Oceanborn, gran bel CD, veramente uno dei miei preferiti. Poi Over the Years and Far Away, altro stupendo EP, proprio molto molto bello. Century Child, Once, che mi è stato regalato, e Once Platinum Edition, e il mio Once comprato nel 2004, Limited Edition, sempre Limited Edition ovviamente. Gli oggetti che ho scelto di portare o hanno un valore affettivo oppure più simbolico, e alcuni neanche sono ufficiali della band. Ad esempio questa scatoletta portagioielli che mi è stata fatta come regalo di Natale da una mia cara amica, che reca il nome della band inciso nel legno. Oppure questa collana che avevo già presentato nel primo video, a forma di plettro, recante il mio cantante preferito, Ietala. Anche questo regalo di un'altra carissima amica, che ci tengo ancora una volta a ringraziare. Allora, vi dico subito una cosa. Io non ho album autografati e soprattutto io purtroppo perdo le custodie degli album, quindi non farò vedere album in questa collezione, ma oggettini un po' più stupidini che però osservo con tanto amore, perché mi ricordano dei momenti importantissimi della mia vita, dei quali fanno comunque parte Nightwish. Allora, primo elemento, mi metto a piangere, primo elemento in assoluto che vi voglio far vedere è questo, che è il biglietto di Mantova 2009. 30 marzo 2009, Mantova, primo concerto in assoluto dei Nightwish dopo ben 4-5 anni che li seguivo. Avevo 17 anni e per me è stata una cosa allucinante, fuori da qualsiasi tipo di esperienza che avessi mai fatto fino a quel momento in vita mia. Poi il CD di Thomas da solista e i DVD
From Wishes to Eternity, End of an Era, Made in Hong Kong, Showtime Storytime e anche qui l'ultimo arrivato, Vehicle of Spirit. Poi vabbè ho e ovviamente Endless for Most Beautiful, edizione classica, sto cercando, ecco qua, autografata. Come ho autografato anche il singolo di Elan, che è diventato il mio inno alla gioia, come vi ho già detto nel video di presentazione. Ho anche l'edizione della Tour Edition, autografata totalmente sul retro. Ho i loro DVD live che adoro, in particolar modo ci tengo a quello di Showtime Storytime perché la singing session di Roma è stato autografato. Marco Ietala si è preso la sua pagina, mi ha fatto l'autografo, il resto della band l'ha fatto su un'unica pagina. Poi ho il CD di Imaginarium con il DVD in edizione speciale, conteneva la maglietta e anche questa è stata autografata dalla band a Roma. Poi c'è la mia canzone preferita, Ilan, che è stata firmata praticamente tutta quanta la band, anche se Flora l'ha autografata il giorno prima del meet and greet. Quindi sto cosino per me è oro. E allo stesso modo c'è Endless Forms, perché lo so che è tardi, ma comunque è il CD con cui io li ho conosciuti. Quindi era logico che avrei voluto farmi firmare questo piuttosto che altri. E alla fine c'è anche un altro CD, però alla fine questo qui è un CD e basta, che non ha una storia particolare dietro, nonostante i significati delle canzoni, ma non c'è tempo in questo video per spiegare queste cose. La prima è questa, ora Lenny mi ammazza tra parentesi, quindi la prima parte della mia collezione è questa, che è una toppa di Once, e l'ho comprata all'incirca 6 o 7 anni fa in un negozio che vendeva praticamente soltanto indumenti e toppe di gruppi, e ovviamente essendo nella mia fase quindicenne metallara ovviamente dovevo per forza averla, soprattutto perché ero in fase etaria. Wish I Had an Angel singolo, Dark Passion Play, e poi abbiamo quello che ho più a cuore di tutti insieme a Once ovviamente, però questo qua è Showtime Storytime, il live CD con tra l'altro il primo CD con Floor, e dove c'è Everdream, la mia preferita, e direi che non ha spiegazioni. E poi un altro pezzo molto importante, il CD di Endless autografato in parte, mancano 2 autografi che speriamo di avere al più presto. La cover per cellulari con l'ultima formazione del gruppo. Poi ho portato i biglietti di Mantova e Bologna che ho deciso di conservare, ovviamente delle ultime 2 date, il libretto con le foto ufficiali del European Tour di Bologna, tra cui quelle di Bologna. Secondo biglietto che ci tengo a mostrarvi, che è leggermente più tritato di quello di Mantova, perché questo è quello del 29 novembre 2015, quindi all'Unipol Arena, dove appunto ho visto i Nightwish, ovviamente, e mi sono guadagnata la prima fila del parterre. Infatti questo biglietto è decisamente tritato, non so come ho fatto addirittura a riottenerne questo pezzetto, perché abbiamo fatto la bellezza di 12 ore di fila sotto il gelo, poi non contenti abbiamo aspettato anche che i ragazzi Thomas e gli altri uscissero per far foto e quant'altro, quindi quel giorno è stato bellissimo, ma ricordo anche tanta stanchezza, però ho conosciuto delle persone meravigliose, quindi ne è valsa la pena. Nel materiale di cui ne vado più fiero sono il CD di Endless for Most Beautiful, con all'interno l'autografo originale di Flora e Thomas, quello di Marco e quello di Empu, si vedono poco, e quello di Kai e quello di Troy. Una delle mie perle che spero di far autografare nell'anno venturo è questo, Vehicle of Spirit, l'edizione sì, quella
grande che costava tanto, però spero vivamente di farla autografare. Poi ho il DVD con i CD di Vehicle Spirit, ho il CD di Endless Formos Beautiful. Queste sono solo le scatole dei gioielli che mi sono state regalate al 50° compleanno. Qui invece ho il CD, non sono una brava regista, ho il CD che ho collezionato nel tempo, quello di Dark Passion Play è consumatissimo e stravissuto perché ho cercato anche di imparare le canzoni in vista del concerto. E poi c'è, per assurdo, ho mantenuto una busta del biglietto. Più che altro perché simboleggia il casino che è successo in quei giorni, in quel giorno lì, perché dovevo vendere questo biglietto, poi una mia amica non riusciva a entrare, o non mi ricordo esattamente che casino è successo, però lo tengo come perché mi ricorda molto l'ansia e tutti i colpi di scena di quella giornata. Ci sono dei CD che ho comprato, quindi il primo CD che ho comprato dei Nightwish è stato Imaginerum, soltanto che questo è il secondo Imaginerum che ho comprato perché il primo era quello normale, poi però ho trovato questa e ho regalato la versione quella normale al mio migliore amico perché non ce l'aveva e mi sono tenuta quella bella perché sono una persona malvagia. E poi ho Endless Forms Most Beautiful, presa giusto quei 10 minuti prima di prendere il treno per Roma e andare a vedere il concerto alle Capannelle. I 2 biglietti, il primo concerto fatto assieme, biglietto perso. Il mio biglietto del concerto di Bologna, primo concerto dei Nightwish per me, incontrando la band fuori è stato stupendo, che mi ha autografato il biglietto. Lei purtroppo non è riuscita a venire, capita. Questo calendario che mi è stato regalato da Plamen quando sono andato su con tanto di dedica, con le Nightwish Art, ossia i disegni ufficiali della band, inutilizzabile perché è del 2012, quindi ancora con Annette, però stupendo. Novembre 2015, ed è questa, la setlist. È la setlist ufficiale di Bologna 2015 e ci sono particolarmente affezionata perché mi è stata donata dal ragazzo dei fuochi d'artificio, che lo chiamiamo Pyro Guy fondamentalmente, ed è stato gentilissimo perché invece di fare il suo lavoro e non cagarci minimamente come farebbero tutti i tecnici di questo mondo, mi ha vista lì proprio overwhelming di emozioni, overwhelmed di emozioni proprio di fine concerto, ed è stato talmente gentile da lanciarmi questa, la setlist, con un sorriso smagliante. Niente, è stata la conclusione migliore che potessi avere del concerto della serata. Lo stesso all'interno del CD, quello di Thomas, l'autografo di Thomas, che sono stati fatti durante il meet and greet di Mantova 2016, a cui ho partecipato, e per questo ringrazierò infinitamente il fan club ufficiale Nightwisher italiano che ha reso possibile l'incontro con la band e ha realizzato un sogno che ho nel cassetto, quello di poter incontrare e scambiare qualche parola con i membri della band che amo. Direi che il mio top clue è questo collage che ho fatto con molta pazienza di tutti i poster e le foto e le cose autografate. Pian pianino alzo, allora, poster autografato, poi qui abbiamo i biglietti, foto autografate, foto con Flor, foto con Marco, foto con la band, foto di Flor autografata, e questo sono il clou del clou, sono i francobolli. I francobolli autografati sono la cosa più bella del mondo. E poi ho infine il capolavoro di Thomas su Paperon dei Paperoni in edizione limitata autografato, e questo autografato, siccome non mi ricordavo, l'ho portato a Roma e lui carinamente me l'ha autografato una seconda volta. Poi questi sono dei
dei gadget così che mi sono arrivati da Emp o che ho avuto a Mantova. E poi come ultima cosa c'è una maglietta di Nightwish che per me conta tantissimo perché l'ho presa giù a Bologna, ovvero il primissimo concerto di Nightwish, dove è successo di tutto di più anche lì. E quindi questa maglietta qua è chi me la tocca. Allo stesso modo c'è un'altra maglietta giù a Rock in Roma e quella non ha spiegazioni, cioè è il simbolo di tutta la giornata. This is it. E poi qui non sono stata scema come con la bandiera, perché il mio ex mi ha anche regalato mezza discografia. Ah no, questo l'avevo comprato ma non mi ricordavo, è Highest Hopes, non mi ricordavo neanche di averlo, tra parentesi, non l'ho mai ascoltato forse, sono una pessima fan, devo dirlo. E tornando al mio ex, lui praticamente mi ha regalato mezza discografia, che ok, no, scusate, c'era il riflesso della mia tenda da sole, non è bellissimo. Praticamente il mio ex, per festeggiare, non mi ricordo nemmeno cosa, mi ha regalato questi CD, ok, sono di seconda mano, sono di suo fratello teoricamente, visto che lui non ascoltava più i Nightwish, li ha regalati a me. Poi andiamo avanti con gli stickers donati da il buon Ewo, e lui dona stickers a tutti, adesivi, Lancia. li lancia a tutti. Questi qua sono gli unici 2 sopravvissuti. Gli altri li abbiamo attaccati alle porte, un po' dappertutto. E uno smangiucchiato. Dal gatto, però, dettagli, perché piacciono i Nightwish anche a lui. E infine il poster di Imo Spark firmato da Thomas, che anche questo mi fu regalato da Plamen quando sono andato su a novembre. Questi erano gli oggetti che ho deciso di portare, poi ovviamente ho una serie di t-shirt e di CD, però erano meno importanti, diciamo, per la mia collezione almeno. Poi, allora, altre cose che ho a tema Nightwish qui sono una delle magliette più belle in assoluto, che secondo me è questa, del fan club ovviamente. Mi piace tantissimo, sarà per la stampa dorata, non so perché, oddio non so se l'avete vista bene, eccola qui, eccola, che tra l'altro grazie Lenny per avermela data in sconto a 5 euro, ti voglio tanto bene. Dopodiché, ultima, oddio 4 minuti, scusate, oddio, l'ultima maglia in assoluto, la più importante per me è questa qui. Prima fan shirt dei Nightwish che io abbia mai avuto, rigorosamente a tema Amaranth, rigorosamente a tema Dark Passion Play, che è l'album dei Nightwish che ha segnato la mia vita, che ha segnato la mia adolescenza, che ha segnato tutto di me, ed è ancora adesso penso che sia uno dei loro lavori meglio riusciti.